Ciao, benvenuto o bentornato su questo canale. Se non mi conosci ancora, mi chiamo Virginie, sono un interior designer e amo co-creare con i miei clienti le loro case affinché possano avere una casa bella, funzionale, che li rappresenti e li supporti nella vita di tutti i giorni. Questo può andare dalla consulenza fino all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronto il tema casa e ristrutturazione, dandoti suggerimenti e spunti affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa nella quale non vedi l'ora di tornare per trovare ed essere te stesso. Ricorda però che sono suggerimenti generali e non possono avere lo stesso peso di una consulenza fatta su misura. Quindi prendi solo quello che davvero senti faccia il caso tuo in questo momento e il resto via, lascialo andare. Non mi stancherò mai di dirlo, in un mondo sempre più in folle movimento, affaccendato e permettimi, spesso anche superficiale, creare ambienti di benessere in casa è assolutamente essenziale. Forme, colori, materiali, illuminazione e posizione degli arredi, oltre ad una connessione con la natura, sono i punti chiave per spazi che promuovano relax e benessere. Per riuscire in questo, lo ripeto spesso, bisogna cominciare con una progettazione consapevole che tenga davvero conto di chi siamo e cosa vogliamo esperienziare in casa. Nel video di oggi parliamo di come creare questi ambienti di benessere. Prima di cominciare, se ti piacciono questi argomenti e non lo avessi ancora fatto, per favore iscriverti al canale così da restare sempre aggiornato e anche da aiutarmi a farlo crescere e io ovviamente lo apprezzerò moltissimo. Metti un bel like al video e partiamo! Pronto a vedere i 6 elementi essenziali per creare ambienti di benessere? Andiamo subito. Mobili e complementi dalle forme organiche, morbide, potremmo anche chiamarle curvi, rendono gli ambienti meno formali, soprattutto meno rigidi. Questo aiuta in qualche modo anche il rilassamento. È chiaro che non è che tutto debba essere curvo, ma è buona cosa riuscire ad ammorbidire gli ambienti con elementi così. Anche a livello di Feng Shui è importante limitare, se non eliminare, gli spigoli vivi. Come detto prima, non è che tutto debba essere curvo, tanto più se magari non è di gradimento, ma anche solo con mobili con gli spigoli smussati faranno una grande differenza. Colori neutri, naturali come beige, azzurri, verdi e colori terrosi sono calmanti e rilassanti. Usare questo tipo di palette in casa aiuta a promuovere il benessere. Questo non significa rinunciare ai colori più vibranti e forti, ma magari in dosi più piccoli. Nella regola 60-30-10 potrebbe essere il famoso 10. Questo aiuterà comunque a dare un po' di ritmo e di energia agli ambienti. Oppure, se li vuoi usare in dosi maggiori, potresti farli in quegli ambienti più dinamici e attivi, come il soggiorno e lo studio. Fare questo di nuovo è ottimo anche a livello di Feng Shui perché permette il bilanciamento delle energie Yin, passive, femminili e calme, e Yang, attive, maschili e dinamiche, un fondamento per questa disciplina. Il mio suggerimento è di usare gli stessi colori in casa, cambiando magari la saturazione per mantenere comunque un filo comune nelle varie stanze. Per creare ambienti di benessere e salutari in casa è molto importante usare il più possibile materiali naturali.
legno, vimini, lana, velluto, cotone e lino, oltre che pietra, terracotta e marmo, che sono tutti elementi naturali, quindi salutari e favoriscono il benessere. Bisogna però anche fare attenzione, per quanto possibile, alla loro provenienza e lavorazione. Questo non ci si pensa spesso, vale anche per le tinte che usiamo sui muri. Alcune di queste possono avere al loro interno delle sostanze nocive. Ne abbiamo parlato qui con Carla Spessato, Green Lifestyle Mentor, e ti lascio il link anche in descrizione. La scelta giusta dei materiali creerà ambienti salutari che aiuteranno il nostro benessere generale, ma saranno anche più utili per la salvaguardia dell'ambiente. La luce è scientificamente provato, ha un ruolo fondamentale per il nostro benessere. È dimostrato infatti che nei paesi nordici l'incidenza di casi di depressione è decisamente maggiore che in altri posti. È importante quindi cercare di massimizzare la luce naturale, tenendo sempre finestre ben pulite e usando tende filtranti. Per quegli ambienti meno luminosi sarà importante usare strategie come colori riflettenti, specchi e metalli per espandere la luce e aumentare la luminosità. È poi ovviamente importante studiare in maniera corretta l'illuminazione artificiale, usando più fonti per un comfort visivo che promuova il benessere. Dove è possibile sarebbe ideale usare luci dimmerabili per poter adattare l'atmosfera a seconda delle esigenze del momento. Sentirsi vicino alla natura è un altro elemento fondamentale per creare ambienti di benessere in casa. Avere delle piante nelle varie stanze è quindi imprescindibile. Non c'è stanza, se escludi il ripostiglio che magari non ha senso, che non possa avere una pianta, nemmeno la camera da letto. Le piante hanno anche qualità purificanti, molto utili nelle nostre case, visto purtroppo l'inquinamento delle nostre città. A livello psicologico, anche la cura della pianta è importante per rilassarsi. Ne parliamo nel nostro libro guida, io e la dottoressa psicologa Francesca Basile. E se proprio fai fatica, puoi sempre usare qualche pianta grassa o mettere rami o foglie in vasi. La foglia di Monstera, per esempio, dura tantissimo. Infine, anche se mancheranno di proprietà purificante, puoi anche utilizzare piante finte, purché ovviamente siano davvero di ottima fattura e sembrino vere. La mente non vedrà la differenza e quindi gioverai delle proprietà rilassanti e calmanti. Per ambienti di benessere è poi importante che le varie stanze non siano troppo piene di mobili e oggetti che possono dare una sensazione inconscia di soffocamento. Questo non significa minimalismo a tutti i costi se non è il tuo stile, quanto più di scegliere cose che siano funzionali e abbiano un significato per te. Inoltre è fondamentale che tutto sia posizionato in modo da essere sempre tutto accessibile. I passaggi e percorsi devono essere liberi e da ingombri e fluidi. Questo è un punto cardine anche a livello di Feng Shui per permettere alla buona energia di fluire in maniera libera. Spero che questo video ti sia stato utile, ti sia piaciuto, nel caso fammelo sapere con un bel like e magari nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale.
Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre, prenota la tua consulenza, trovi i miei dati in descrizione. Se non lo hai ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie di cuore per essere stato qui con me. A presto, ciao!